Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai un pochino più lungo e in 3 varianti. Questa è la settimana di San Valentino, una settimana importante e quindi il video di oggi non poteva che essere dedicato al tema dell'amore. Andremo infatti a chiedere alle nostre 3 varianti questo San Valentino che cosa porta, che cosa promette, quali energie fa entrare nella tua vita. Lo andremo a vedere con le nostre 3 varianti che ti presento immediatamente. La prima sarà il quarzo rosa, la seconda sarà la calcite e infine la terza sarà l'onice del Pakistan. Ma Cronos dove sarà per San Valentino? Cronos sarà probabilmente a lavorare alle dispense dei nuovi corsi che sono in via di definizione, ovvero quelle del workshop di cartomanzia sono già concluse, quelle dei sigilli magici sono molto vicine ad essere concluse. Perché? Perché i 2 corsi hanno riscosso un grande successo. Il workshop di cartomanzia e divinazione che si è concluso pochi giorni fa è piaciuto moltissimo e il corso sui sigilli magici invece ha fatto il sold out appena annunciato. Questo mi ha convinto a riproporre le 2 esperienze e quindi da marzo riparte il workshop di cartomanzia e divinazione e da aprile riparte il corso sui sigilli. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 5776 772. Bene, presentazione velocissima, andiamo quindi a vedere questo San Valentino che cosa porta in amore, a quali energie apre. Come sai non c'è sigla, quindi passiamo direttamente alla prima variante. Variante del quarzo rosa. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante del quarzo rosa. Se ti riconosci nella descrizione continua a guardare il video, in caso contrario hai altre 2 possibilità. La ruota è una carta molto bella, una carta che, qualora si parli di amore, presuppone anche forse una o più possibilità importanti. Certamente è una carta di socialità, la ruota abbraccia con i suoi raggi tutte le direzioni della vita e soprattutto in amore appunto potrebbe parlare del fatto che queste direzioni possono apparirci anche molteplici. Questo non vuol dire che hai più persone che sono legate a te in senso affettivo, magari semplicemente potrebbe essere il fatto che sei attratto, sei attratta da più persone, oppure semplicemente può significare veramente il fatto che ci sono più possibilità per te, persone con le quali stai dialogando, stai conoscendo. Certamente la ruota è una carta bellissima per quanto riguarda l'accrescimento del potenziale di ciò che c'è già, quindi se sei in coppia, qui si tratta di una coppia che comunque va verso un forte consolidamento, o se qualcosa sta nascendo, certamente qua si va a consolidare in maniera più profonda. È vero che la ruota è una carta che spesso associamo al karma, quindi magari potresti sentire il peso in positivo e purtroppo talvolta in negativo, questo dipende dal tipo di relazione che hai con la persona o con una persona particolare, e quindi magari potresti sentire un trasporto emotivo forte, o magari se niente non c'è fra voi potresti sentire una forte attrazione che direziona le tue energie verso un preciso momento nel quale appunto questa persona secondo te deve avere un ruolo. Insomma, qui sembra che ci siano sentimenti forti in ballo, o comunque una forte motivazione, una forte convinzione nel direzionare le energie verso una situazione in particolare. Potresti anche essere una di quelle persone che ha un amore che periodicamente si riaffaccia alla memoria, se non addirittura si riaffaccia fisicamente. La ruota del resto rappresenta anche i cicli, ma anche in questo caso comunque la ruota promette un netto miglioramento di una situazione, perché comunque è un'evoluzione in positivo. Il segreto della ruota è
lasciarsi andare, ovvero lasciar fare al destino. Il destino sa quando è il momento, ed ecco che tu già potresti essere in questo mood, potresti dire ok sì, direziono le energie, ok sì, mi interessa questa persona, ok sì, sento una forte attrazione, ok sento un forte coinvolgimento, ok il casetto umano, la casetta umana sono tornati, lascio fare al destino, ci investo ma con estrema moderazione, perché comunque alla fine il destino qua già a livello interiore ti ha dato una risposta, quindi a livello interiore forse già sai addirittura che cosa c'è in serbo per te in amore nel futuro. Insomma, una carta molto positiva, tradizionalmente associata ai segni di fuoco. Se non hai un segno di fuoco in solare o in ascendente, magari lo hai nel tema natale, e comunque, ripeto, come insegno ai corsi, l'associazione tarocchi-astrologia, per quanto sia bella, è un po' un tentativo di conciliare due linguaggi certamente affascinanti, ma estremamente differenti. Andiamo a vedere quindi l'amore dopo questo San Valentino, come evolve, cosa ti porta. Per te che hai scelto la variante del quarzo rosa, quali sono gli sviluppi in amore? Se non ti sei ritrovato nella descrizione o ritrovata, prova a cambiare variante. Vediamo un po' dopo questo San Valentino. Dove sarà Cronos a San Valentino? Sarà a fare il corso dei sigilli con la classe, penso, se non mi sbaglio una delle date, no, forse il giorno dopo. Ad ogni modo sarà impegnato a preparare questo corso, che è il nuovo corso della Lucerna. Se sei interessato o interessata a sapere di più sui corsi della Lucerna, puoi contattarmi al numero 388 57 76 772 tramite un messaggio WhatsApp con audio oppure magari scritto, e ti darò tutte le info necessarie. Per te che hai scelto la variante del quarzo rosa, prossimi sviluppi in amore. La luna, non devi vedere la luna come una carta negativa, la luna può anche significare che un tuo sogno, magari il sogno di concretizzare una storia, magari il sogno di vedere un ritorno, magari il sogno di trovare chi veramente ti completa, si realizza. Certamente è un cammino che fai in solitudine, tu sei una monade, un po' come questa ruota già che abbiamo visto, che fondamentalmente lascia fluire l'universo attorno a sé. La carta della luna è una carta interessante per quanto riguarda la seduzione, il magnetismo, certo forse anche con un po' di paura magari. La luna può rappresentare quegli irrisolti che poi inevitabilmente proiettiamo nelle relazioni umane, non solo di amore, ma comunque sempre una carta che parla di una certa attrazione che bisogna un attimino attenzionare e dosare, può diventare anche un qualcosa di un po' morboso, ma però la luna come energia in generale è una carta che può parlare anche di una forte attrazione che si esprime anche attraverso una sessualità molto ostentata, molto forte. Un bel cavallo di denari, un fante di denari, un asso di denari. Figlio mio, figlia mia, qua prepara il bouquet, prepara le bomboniere, perché qua abbiamo un crescendo di grandi possibilità. Se c'è qualche cartomante che sta guardando, io penso che un asso di denari, se permetti, è una risposta estremamente positiva. Vediamo un pochino. Il giudizio, l'appeso, il cavallo di bastoni. Allora, situazione molto interessante e certamente produttiva. Prima di andare avanti voglio ricordarti che il cavallo di bastoni nel Crowley sarebbe il re, perché la principessa è il fante, il principe è il cavallo e il cavallo diventa il re.
Quindi fondamentalmente avremo un cavallo, un fante e un re. Ti dicevo che la situazione è estremamente interessante in quanto qua abbiamo un cavallo di denari su un giudizio. Allora, è vero che la interpretazione più canonica ci direbbe da molto tempo aspetti, arriva una persona, la luna, che fa parte del tuo passato e ci si potrebbe vedere il ritornone malefico. Però in realtà forse non è così, perché ti spiego subito, la luna ce la ho come energia generale, quindi ti ho detto può andarmi a significare anche il forte magnetismo. Il cavallo di denari potrebbe rappresentare un po' questo atteggiamento che abbiamo già visto nella carta della ruota, ovvero un qualcuno che fondamentalmente sì, crede all'amore, sta bene in una situazione, magari è attratto e attratta da qualcuno, però lascia fluire, si dà tempo, in attesa di un giudizio. Il giudizio è il risveglio dei sensi, il risveglio della passione, il risveglio dell'intuizione, anche è una carta associata alla grande connessione che ci può essere fra due o più persone. Quindi in realtà qua le prime due carte ci mettono un po' in guardia dal pensare che appaiano i fasti del passato rinnovati e rinverditi sotto nuova forma. In realtà qua poi c'è un fante di denari su un appeso e qui forse in realtà dobbiamo riconsiderare un po' il fatto del ritorno e pensare che qui arrivi una persona nuova, un fante di denari, alla luce di un momento nel quale tu forse con un cavallo di denari non stai proprio cercando, comunque ti lasci guidare, ecco, mi viene da dire. La carta dell'appeso è una carta di segreto, è una carta di un qualcosa che non viene confessato, una carta anche di un qualcosa che agisce a livello profondo. Ed è molto interessante la connessione fra fante di denari, quindi la persona che comunque solitamente va a cercare proprio la virgola, il cavillo, è uno scrittore fondamentalmente il fante di denari, o uno studente, ed è un qualcuno che comunque dà una forma alle proprie idee proprio andando in profondità. Quindi qua probabilmente in un periodo in cui non cerchi, usiamo questa parola qua, c'è per te un importantissimo incontro con un qualcuno in grado di toccarti nel profondo. Ora, perché secondo me qui è una persona nuova e non è il ritornone? Perché, a parte il fatto di quello che ti ho già detto, l'appeso mi può rappresentare anche un qualcuno che prima osserva, guarda, cerca di capire, scruta, insomma un qualcuno che forse non si manifesta subito. Anche con questo cavallo di denari potrebbe apparire nei primi tempi disinteressato o disinteressata, insomma sembra un qualcuno che inizialmente compare nella nostra vita in maniera anche forse un po' sfuggente, mi viene da dire. Ovviamente se sei in coppia qui la situazione non cambia, qua potrebbe esserci veramente un qualcuno che viene a motivarti e qui forse veramente potrei vedere una scelta fra una nuova possibilità e una possibilità che già c'è, ma che comunque attende ad un risveglio del coinvolgimento che certamente arriva. Se stai aspettando un ritorno, beh, direi che anche qui potrebbe esserci sia il ritorno sia quello o quella nuovi. Comunque è la novità quella più importante per te, è una novità in grado di toccarti nel profondo che porta poi ad un asso di denari e a un re di bastoni. Chi è il re di bastoni? Il re di bastoni è fondamentalmente colui o colei che amministra quello che è il terreno di quest'asso di denari, ovvero l'asso di denari rappresenta sempre un fidanzamento, una non mi viene il termine, quando si ufficializzazione, ecco, di una situazione, un qualcosa che diventa un vincolo fra due o più persone, in questo caso parliamo d'amore due, ed ecco che il re di bastoni si pone quale garante morale di questo vincolo e quindi qua
si parte da una situazione di incertezza dove forse ci sono anche più situazioni e per alcuni magari ci può essere una situazione già presente o una situazione altalenante. Poi si fa un incontro importante e da questo incontro rinasce la possibilità di formare un qualcosa di più concreto, di più anche appagante di ciò che c'è oggi, perché riesce a toccarci nel profondo. Vediamo un pochino. Facciamo la prova se è veramente un ritornone o se è veramente un qualcuno di nuovo. No, è un qualcuno di nuovo, è un fante di bastoni, quindi è un qualcuno con cui c'è tra l'altro arriva anche veloce perché sono diventati due i fanti, quindi è un qualcuno che anche con rapidità, non vuol dire giorni, ma può voler dire un paio di mesi, 3, 4, tirarla per le lunghe. Quindi un qualcuno con cui c'è una grande connessione, ma che ti ripeto, entra un po' in sordina nella tua vita, ti osserva e si fa osservare, ma poi c'è comunque quello che è il momento in cui ci si realizza. Insomma, qua arriva l'amore, dai. Poi manderai la bomboniera a Cronos, gli dirai: guarda Cronos, ti invito al matrimonio, ma tanto io non vado mai al matrimonio di nessuno, quindi vediamo un pochino. Quindi tu risparmi i soldi del ristorante. Vediamo un pochino cosa ti stanno dicendo gli oracoli, cosa vogliono dirti gli oracoli, in questo caso il Woodland Wardens. La lontra e la tifa. E poi mettiamo anche il Botanical Magical, perché che hai scelto la variante del quarzo rosa. La manita muscaria, accipicchia, che cartona che è questa. Vedi, sono carte molto belle e secondo me sintetizzano bene quella che è questa variante, perché la lontra e la tifa ci dice che comunque ti stai avviando verso un periodo dove ci sarà pace interiore e sarai in grado di scegliere con discernimento quello che è il meglio per te. Di contro, la manita muscaria parla di ciò che è lo scendere nel profondo, quindi torno a dirti, qui c'è l'incontro con un qualcuno che ti tocca talmente in profondità da rimettere in discussione tutte le tue certezze. La connessione della manita muscaria è una connessione che può spaventare, perché qualora noi andiamo a ravanare nella nostra profondità possiamo anche trovare degli atteggiamenti, dei pensieri che forse ci mettono anche un po' in crisi, però qui c'è anche la forza di affrontarli, perché alla fine questa persona ti dà tanta motivazione. Ed ecco perché secondo me qua si sviluppa un attaccamento per certi versi anche morboso, perché qui un po' secondo me ci si va ad aiutare a vicenda, o comunque si va ad avere una situazione nella quale ci si sente in maniera totale. Già con una ruota potrei parlare di anima gemella, anche se il concetto è molto ampio, per carità, però, o addirittura di anima karmica, cosa che a me si sente dire poche volte perché poi è tutta una visione mia, però in realtà credo che qua sia veramente un qualcuno che, per semplificare, potremmo dire ti è destinato, ti è destinata, ed è destinato o destinata a scardinare molte delle tue certezze interiori e in qualche caso anche molte delle tue attuali relazioni esteriori. Bene, dai, comunque alla fine la lettura è molto positiva, ti ringrazio per averla vista, ti auguro un San Valentino bellissimo. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto.
variante della calcite. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante della calcite. Se ti riconosci nella descrizione, continua a guardare, in caso contrario hai altre due possibilità. La papessa. Beh, è una carta importante in quanto rappresenta comunque la persona che sa fare tesoro degli insegnamenti della vita. Si dice spesso che la papessa è un'accumulatrice di risorse, di sapere, di esperienza, ma questa parola accumulatrice fa percepire più il lato freddo della carta, che per carità c'è e ne parleremo. In realtà, più che una accumulatrice, io preferisco parlare di una persona che comunque fa esperienza mentale, fisica, per accrescere il suo bagaglio culturale, emotivo e, perché no, anche materiale, sacrosanto diritto, direi. La papessa è una carta di studio, potresti essere una persona che ama molto la lettura o che studia o che insegna, oppure potresti essere una persona che sta seguendo un iter formativo, o magari lavori con la burocrazia, o forse sei in pensione, quindi questa carta della papessa ti dice che comunque per te è il momento del riposo, decretato appunto proprio per aver lavorato una vita attraverso quella che è una concessione dovuta, insomma la pensione fondamentalmente. La papessa può rappresentare anche una persona che è già in coppia o che è stata in coppia. Se così è, potrebbe essere la memoria di una coppia che ti ha profondamente segnato o segnata, oppure magari una coppia che al momento c'è e che sta esercitando una profonda pressione, anche qui in positivo o negativo, questo è tutto da vedere, sulla tua vita e sul tuo modo di percepire le relazioni. La papessa potrebbe essere un qualcuno che è attaccato alla famiglia o che vive in famiglia o che considera la sua quotidianità un po' come una famiglia. Si dice spesso che la papessa è una carta fredda, beh, in parte può essere anche molto espansiva con le persone che sposano un po' la sua visione del cosmo. Sulla freddezza della papessa avrei un po' da ridire, in quanto fondamentalmente è una carta che rappresenta anche la capacità di analizzare in profondo i problemi e di fare autoanalisi, in quanto poi è anche lo specchio del consultante stesso. Quindi la papessa fondamentalmente è un qualcuno che magari pecca forse un po' nel complimento, ma in realtà ha una grande centratura mentale, una grande intelligenza ed ha anche una visione estremamente limpida della realtà attorno a sé. Questo la fa percepire forse come fredda, ma in realtà diciamo più una persona forse accorta, o comunque una persona che riesce a non illudersi facilmente. Questo è un grande dono, perché poi molto spesso, in amore in particolare, l'illusione è un rischio molto forte. Andiamo a vedere quindi se ti sei riconosciuto o riconosciuta in questa descrizione. In caso contrario, ti ripeto, hai altre due possibilità. Questo San Valentino a cosa apre in amore? Quali energie nella tua vita? Come vivrai nei prossimi mesi l'amore? Che cosa arriva? Cronos dove sarà a San Valentino? Sarà a preparare la lezione del corso dei sigilli per il giorno dopo. Infatti sono ripartiti i corsi, il workshop di cartomanzia è stato un trionfo, verrà riproposto a marzo. Il corso dei sigilli ha fatto il sold out appena annunciato e quindi verrà riproposto ad aprile. Se sei interessato o interessata, puoi contattarmi via WhatsApp con un audio o con un messaggio scritto al numero 388 5776 772. Quindi andiamo a vedere nei prossimi mesi l'amore cosa ha in serbo per te. Hai scelto la variante della sfera di calcite. Lo facciamo con un mazzo straordinario.
il Tot Tarot di Aleister Crowley. Il 9 di bastoni. Il 9 di bastoni è una carta che mi piace tanto, rappresenta la centratura, quella più inviolabile, quella forte, ma rappresenta anche la fiducia che si dà a se stessi, che si dà agli altri. E infine rappresenta il viaggio, magari c'è un appuntamento importante, magari c'è veramente un viaggio. Andiamo a vedere il 3 di spade, il 4 di bastoni, il fante di denari. Nella lettura più classica potresti essere una persona che veramente ha subito un forte tradimento e che sta ricostruendosi una dimensione sociale e che appunto farà un incontro importante o sta facendo un incontro importante. Tuttavia ti posso dare anche altre letture di queste carte, ma prima voglio tirar fuori le altre. Andiamo a vedere. La lettura più classica sarebbe comunque questa, un qualcuno che segnato o segnata da una storia precedente comunque va a rimettersi in gioco, anche lavorando sul concetto di fiducia, per quella che è una relazione che comunque con un fante di denari, se mi permetti, ha tutte le capacità di diventare un qualcosa di grande. Il fante di denari pecca sul lavoro, ma sull'amore è una persona fedele. Non è un caso umano, dai. Il 5 di bastoni, l'imperatrice. E beh, il 2 di coppe. Allora, io credo che questa variante sia per pochi, tenterò magari di darti anche altre situazioni, ma effettivamente qua c'è proprio una situazione nella quale un 3 di spade mi esce su un 5 di bastoni. Crowley è molto assertivo nel suo mazzo, scrive pentimento e lotta, un ventaglio di sensazioni interiori che forse possono anche tenerti lontano o lontana dalle situazioni affettive, magari guardare con sospetto chi ti si avvicina, magari una persona che forse con questa papessa può enfatizzare il famoso lato freddo, anche a dispetto del fatto che comunque non vuol privarsi dell'esperienza di conoscere, quindi magari un qualcuno che nonostante tutto al gioco ci sta in parte, sempre comunque dovendo lavorare molto sul concetto di fiducia, 9 di bastoni, ma anche non precludendosi, ricordiamoci che il 9 di bastoni è anche una carta di lontananza, non precludendosi la possibilità di muovere il passo per allontanarsi non tanto dalla sua realtà, per qualcuno sarà la classica storia a distanza, per altri proprio allontanarsi dalla sua realtà mentale, ovvero dal recinto che si è costruito attorno. C'è anche da dire che la papessa e il 9 di denari, di bastoni, scusami, sono anche carte legate alla magia. Qua la magia potrebbe avere un suo perché, non tanto non pensare male, perché qui c'è qualcuno che fa magia a favore o contro. Si potrebbe interpretare magia in vari sensi, dei quali forse il più ampio è la magia di una relazione che culmina in un 2 di coppe, quindi un qualcosa che fondamentalmente trova una sua dimensione molto ampia, molto radicata e anche molto solida. Ma magia possiamo interpretarlo anche come la capacità di comunicare con una persona quasi telepaticamente, ovvero quando ci si riconosce talmente tanto nell'altra persona da sapere già un po' quali saranno le sue reazioni di fronte ad una nostra parola e quindi dal sentirsi a pelle. Il telè dei greci era un po' il pensiero che comunicava fondamentalmente. Poi vabbè, la telepatia come concetto nasce dopo, però la parola nasce proprio dal telè, dalla forte connessione mentale, dal forte coinvolgimento mentale. Certamente qua devi vincere un po' una sfida con te stesso o con te stessa, o magari devi vincere una sfida con la percezione che l'altra persona che comunque per te arriva o in alcuni casi già c'è, perché qui comunque ci sono delle resistenze. Il 3 di spade è anche una carta di chi fondamentalmente non si arrende, non cede di un passo di fronte magari all'insistenza di un corteggiatore, di una corteggiatrice.
Comunque ecco, stavo dicendo, qui devi vincere un po' queste resistenze, perché comunque alla fine qua c'è un'imperatrice, e un'imperatrice è una carta di gestazione fondamentalmente, ma anche una carta di rinnovo, rinascita, rinvigorimento di un qualcosa che con un 4 di bastoni certamente rappresenta la tua quotidianità, ma ci dice che forse soprattutto Crowley mette una ruota. Questa quotidianità potrebbe sentirsi forse anche un po' imprigionata, ingabbiata in quelle che sono le mille incombenze, le stesse persone, un po' come se tu avessi necessità di avere un importante input, un importante sogno, un importante sprone da parte di un qualcuno che è un fante di denari e quindi anche una persona abile con la parola, e quindi un qualcuno in grado anche di darti quegli input verbali che fondamentalmente risvegliano la voglia di esperienza di questa papessa e la fanno proiettare sia mentalmente sia fisicamente oltre dei confini ben delineati. Il tutto culmina in un 2 di coppe, carta di amore, quindi qua secondo me di situazioni marginali ce ne sono poche. Se fossi già in coppia potrebbe essere una coppia che comunque prima o poi è come se tu sentissi che deve cedere il passo di un rinnovamento, un po' come se la situazione in questo momento fosse caratterizzata da sospetto o magari da lotte. Se tu sei in una situazione complicata, forse sei stanco, sei stanca di questo andare e tornare dell'altro o dell'altra, o magari anche dell'andare e tornare mentalmente, quindi di un qualcuno che fondamentalmente non c'è, ma ha fatto talmente presa su di te da non poter lasciarti libero o libera di rifarti una vita. Bene, qua le notizie sono eccellenti, perché dopo un primo passo con questo 3 di spade, torno a dirlo, che rappresenta un po', diciamo, l'irriducibile, colui o colei che ormai forse è anche convinto che l'universo non gli riservi miglioramento, ecco che qua invece si fa avanti un qualcuno, e si fa avanti per un 2 di coppe. Il 2 di coppe è una delle carte più ambite del mazzo, si pensa spesso che sia la carta dell'amore, in realtà è la carta della perfetta connessione fra due polarità, quindi può significare il grande amore, ma può significare anche quella grande connessione che è sana, che non richiede il sacrificio della propria autonomia, che non richiede il sospetto della menzogna, del tradimento, che non richiede il vivere in un costante preoccuparsi di come una relazione evolverà. Il 2 di coppe la vive e basta, la vive nella sua semplicità. Qua potrebbe esserci anche un incontro conviviale con questa persona. Il 2 di coppe significa anche un brindisi, e come ti ho detto prima il 9 di bastoni è anche l'uscire dalla propria zona comfort. È inoltre molto singolare che un 3 di spade mi rappresenti la difficoltà nel comunicare, e il 5 di bastoni mi rappresenti una percezione dell'universo talmente diversa, o magari diversa per qualche sfumatura importante, che potrebbe portarti forse ad avere poca fiducia verso invece il grande parlare di questa persona. Ma in realtà, ti ripeto, un'imperatrice e un 2 di coppe fondamentalmente sciolgono dopo un travaglio. L'imperatrice è anche la carta del parto, magari un travaglio tuo interiore, sciolgono una situazione che comunque porta una certa rinascita. Andiamo a vedere con gli oracoli, cominciamo dal Botanical Magical, per te che hai scelto la variante della calcite. La mandragora ci picchia carte forti oggi, ragazzi, eh? Abbiamo avuto la manita nella prima e abbiamo la mandragora nella seconda. Complimenti. Andiamo a vedere anche col Woodland Wardens. Il cavallo e la campanula. Allora, è molto bello perché anche in questo caso le carte sembrano sintetizzare perfettamente quello che è il cammino. Prima ti ho detto che qua c'è magia,
e ti ho detto che in alcuni casi sarà perché magari sei interessato o interessata all'argomento, in altri casi sarà magia per come te l'ho spiegata in senso più ampio, la forte connessione o addirittura il momento aureo che va a rinascere dentro di te. Bene, la carta della mandragora fa proprio riferimento all'uso della magia, quindi laddove fosse un percorso che si sta facendo potrebbe rappresentare magari un condividere le esperienze, laddove invece fosse qualcosa che nasce in te come percezione di un periodo aureo, ti invita ad ascoltarlo, quindi ad ascoltare questa sensazione che ti crea un po' una sensazione di incanto, forse, che se da una parte ti suggestiona in positivo, dall'altra ti fa paura. Ma su questo viene a dirci molto la carta del cavallo e della campanula, una carta che fondamentalmente ci dice: guarda, comunque tanto la rinascita tu forse a livello intuitivo l'hai già percepita, datti tempo, non metterti fretta. E del resto una carta di imperatrice, una carta di gestazione, io non ti dico che fra l'incontro con la persona e la relazione passano 9 mesi, però magari un po' di tempo passa, anche perché se passassero 9 mesi e l'incontro avviene a settembre, addio, qua ci si fa notte. Però qua comunque ti sta dicendo datti tempo, perché tu già lo sai cosa vuoi dal momento attuale, a quale esperienza vuoi aprirti, e qui semplicemente l'universo ti manda, o per alcuni secondo me ti ha già mandato, perché qui c'è un 4 di bastoni, quindi è nella tua quotidianità, una situazione così come tu la desideri dentro di te. È una bellissima lettura, piena di speranza, piena di tutto ciò che può riguardare la bellezza del costruire un qualcosa. Io ti auguro un bellissimo San Valentino, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'Onice del Pakistan. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Se ti riconosci nella descrizione continua a guardare il video, in caso contrario hai altre 2 possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan? La papessa è uscita anche prima, è una carta di studio, una carta di esperienza, una carta di accumulo, ma come ho detto prima la parola accumulo è un po' percepita in modo negativo, diciamo che è una carta di sperimentazione, di colei che comunque non si nega l'esperienza sia fisica sia mentale, ma al tempo stesso non si concede mai totalmente, quindi sempre un qualcuno che comunque resta molto centrata in quella che è la sua dimensione propria, che quindi sa anche darsi con criterio e sa dare con criterio. La papessa è una carta che può rappresentare l'accumulo, dicevo prima, di esperienze, di sapere e perché no anche di materialità, fondamentalmente alla fine ci sta, siamo fatti di materia, quindi è un qualcuno che comunque ha una propria visione, che certamente in alcuni casi può essere associata addirittura ad una visione una percezione, scusami, delle energie superiori, che associa la carta anche alla magia. Del resto la papessa è una carta che lavora molto in profondità, un qualcuno che pensa molto, un qualcuno che sa anche valutare le altre persone, e quindi un qualcuno che a livello interiore lavora moltissimo. È la carta anche della psicologia, per dire, quindi potresti lavorare in questo campo, oppure magari in questo momento ti stai servendo del consiglio di un terapista, di una terapista. Insomma, è un qualcuno che comunque affronta la vita con una lucidità, per certi versi, secondo la tradizione, anche disillusa. Però questo non vuol dire che la papessa non conservi in sé una scintilla che la proietta comunque verso la certezza di quello che è un rinnovamento, o comunque la certezza di quello che è
un costante miglioramento dovuto alla sua grande centratura che sta costruendo in maniera alacre e continua, quindi un qualcuno che non si risparmia per mettersi in gioco, pur se la tradizione ce la rappresenta seduta, ma ha comunque le chiavi, vedi qua ha una chiave, si vede benissimo, le chiavi della conoscenza, del sapere, colei che custodisce il segreto e quindi dentro di sé appunto sa che comunque il suo cammino è ancora costellato di varie tappe, che siano poi importanti e meno, questo lo vedremo con la lettura, però comunque è un qualcuno che fondamentalmente può ancora darsi, sempre comunque col suo criterio. Questo non fa della papessa una persona che si chiude in se stessa, certo periodicamente potrebbe essere così, potresti essere una di quelle persone che ha estremo bisogno della propria intimità, dei propri ricordi, della propria visione del mondo e quindi anche magari di tuffarsi nel momento della lettura, della visione del film o del semplice aperitivo anche. Comunque un qualcuno che sa anche concedersi momenti per sé, che sono molto importanti. La papessa è una carta anche che parla dei vincoli con la famiglia, potresti essere una persona che magari ha avuto una forte influenza in positivo come in negativo da parte della famiglia, oppure magari potresti ancora vivere in famiglia o nella casa di famiglia. Può rappresentare la burocrazia, potresti essere un qualcuno che ha a che fare con la burocrazia per lavoro o magari che ha ottenuto il traguardo della pensione o che magari ha a che fare con la scrittura e quindi un qualcuno che scrive, studia, insegna o magari che lavora in un ufficio. Insomma, è una carta che ha tutto questo ventaglio di sensazioni e che spesso si lega, qualora si parli di amore, a una situazione che già c'è oppure che c'è nella memoria perché ci ha in un certo senso colpiti in maniera molto profonda e magari non riusciamo a staccare un po' tutte le sensazioni da quello che può essere stato la relazione precedente, quindi magari la classica persona che dice non mi apro mai del tutto come fa la papessa perché ho sofferto troppo in passato. Può essere anche questo. Oppure hai una relazione che ci sia, che sia altalenante, insomma hai un qualcuno che comunque a cui comunque ti senti legata o legato. Vediamo un pochino il superbo mazzo Crowley, che cosa vuol dirci dopo San Valentino, come evolve la tua situazione legata all'amore. E dove sarà Cronos a San Valentino? Sarà a preparare la lezione per il corso dei sigilli che parte questa settimana, ma visto l'enorme successo del workshop di cartomanzia e divinazione e il sold out del corso dei sigilli appena è stato annunciato, i due corsi verranno riproposti nei mesi di marzo e di aprile. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp con un audio o con un messaggio scritto al numero 388 5776 772. Come evolve la tua situazione in amore dopo questo San Valentino? Per te che hai scelto la variante della Onice del Pakistan. Un bel fante di coppe subito così, dai, venghino signore e signori, dai. Un bellissimo fante di coppe che non ti dà nemmeno il tempo di ma io sono la papessa, no, andiamo. Bellissimo, dai, c'è un qualcuno qua, qui sì. Oh, se abbiamo fatto la cosa con quello o quella nuova anche qua, abbiamo fatto l'unplane, 3 varianti meravigliose, dove il ritornone mefistofelico non sembra esserci. Vediamo un pochino se questo fante di coppe, ullala, 2 di coppe, ragazzi, io mi fermerei qua, chiudiamo la stesa, andiamo a stappare lo spumante. Il diavolo. Non devi guardarla male, ricordati che il diavolo è comunque una carta di grande passione, di grande magnetismo, così come lo è anche la papessa. L'asso di spade, ragazzi, qui è potente, qui è potente, mi cade la carta del 6 di denari. Crowley scrive sotto successo, io la chiuderei anche qua, però giusto perché non voglio fare favoritismi andiamo avanti.
il 9 di denari, il mondo, il 4 di bastoni. Allora, bella questa variante, può rappresentare una persona nuova che entrerà a breve nella tua vita o una persona che è entrata da poco nella tua vita. Che cosa aggiungere? Un 6 di denari, Crowley scrive successo, la carta del dare e dell'avere con criterio, come dice questa papessa, con calma, keep calm e like tu Lucerna di Cronos. Comunque sempre un qualcosa settato su un 2 di coppe, l'incontro di due polarità, il perfetto incastro di due energie che vanno a costruire la certezza, certamente forse all'inizio un pochino soggetti a quella che potrebbe essere una visione forse anche un tantino univoca dell'universo, quindi magari se sei già in coppia, questa è la persona di cui sto parlando, ci possono essere fra di voi differenze abissali, ma che paradossalmente invece di andare a creare una frattura vanno a cementare l'unione. Se stai vivendo una storia complicata, probabilmente anche qua questo 9 di denari mi dice che nonostante l'amore ci sia, la percezione di essere comunque una persona che ancora ha da dire e da dare tanto in merito a una relazione fa sì che il potenziale di questa relazione ancora non si sia sviluppato completamente. Magari nel mezzo c'è anche un momento in cui ci prende un po' l'inquietudine, però poi c'è un mondo, porta a quella che è la realizzazione. O magari sei una persona che ha appena fatto un incontro, mi devo fidare, non mi devo fidare, posso aprirmi, posso fare questo passo. Keep calm, ti dice il 9 di denari. Tranquillo, tranquilla, la passione arriva e porta un mondo, qua si parla di anima gemella, il mondo proprio nei manuali è scritto che è l'incontro con l'anima gemella fondamentalmente. Un diavolo non deve spaventarti, al di là del fatto che comunque a livello zodiacale è una carta che si associa allo Scorpione. Lo so che Golden Dawn e Crowley e quindi anche Red White Smith l'associano al Capricorno, ma sono calcoli astrologici che sono stati fatti alla fine dell'Ottocento. Tradizionalmente il diavolo è Scorpione, quindi buoni nei commenti. Quindi potrebbe esserci tutta la focosità di uno Scorpione, che nonostante sia un segno di acqua è uno dei segni più focosi dello zodiaco. Magari una persona che ha uno Scorpione in segno solare o in ascendente, o magari è un segno di fuoco, il mondo potrebbe essere il leone o un segno di fuoco in generale, oppure magari potrebbe averlo in solare o in ascendente. Certamente comunque qua si sta parlando di un qualcosa che tocca molto in profondità, il magnetismo del diavolo è un qualcosa che avvolge, seduce e spaventa al tempo stesso, ma l'asso di spade è anche un corteggiatore, una corteggiatrice che entra da quello che potrebbe essere l'ambiente del lobbismo, del lavoro o delle persone che si frequentano di più. Il 4 di bastoni è anche questo fondamentalmente, quindi magari può essere un qualcuno con cui c'è un percorso comune, magari un percorso di studi, che ne so, magari un percorso artistico, teatrale, musicale anche, mi viene da dire. La carta dell'asso di spade rappresenta anche una grande connessione mentale, ma anche una grande comunicazione. Secondo me qua si deve giocare molto su quella che è la comunicazione, che al momento sembra un po', ti ripeto, c'è molto coinvolgimento qua, perché un 2 di coppe è una carta di coinvolgimento veramente importante, però c'è sempre questo 9 di denari, colpo al cerchio, una alla botte, ci si apre con discrezione, però qua prende fuoco tutto, qua veramente non è un fuoco di paglia, però è un qualcosa che arde molto, perché comunque alla fine il mondo è una carta, ti ripeto, che essendo associata ai segni di fuoco rappresenta anche tutto ciò che è il luccicare, il risplendere di una situazione, per questo è associata poi anche al concetto di guadagno in termini energetici, quindi rinvigorente, un qualcuno che comunque ti completa in maniera totale, oppure anche in termini proprio di vita, quindi una vita che comunque diventa scintillante, diventa briosa, diventa appagante anche, mi viene da dire.
Il 4 di denari è di bastoni, scusami, è la carta della famiglia. Prepara le bomboniere, caro Cronos, ti invito al matrimonio, tanto non vado da nessuno. Io non aggiungerei altro qua, mi sembra che qui c'è un incontro importante. Ragazzi, sono state 3 varianti meravigliose, forse quella un pochino più... No, non te lo dico, dai, magari la vuoi vedere. Andiamo a vedere gli oracoli cosa vogliono dirti. Partiamo dal Woodland Wardens. Forse qui l'unica cosa che si potrebbe aggiungere è che tutto parte in maniera molto forte, però c'è questa grande differenza mentale, secondo me è quella su cui bisogna lavorare per mantenere l'equilibrio, perché l'asso di spade è comunque una carta che sul mentale va molto, e secondo me qua potrebbe essere anche da parte tua magari che oltre un fante di coppe, quindi una nuova conoscenza, magari ci sono anche altre persone che provano, per carità. Però qui mi sembra che questo fante abbia un po', perché mi esce subito diretto e sotto mi ci cade un 6 di denari, quindi comunque può essere anche una di quelle relazioni che parte in maniera molto forte, poi si arena, poi si inserisce qualcun altro, ma poi riparte in maniera definitiva. Comunque qua alla fine c'è veramente un completamento fra 2 persone che porta poi alla famiglia. 4 di bastoni è una carta di famiglia. Per qualcuno forse la famiglia potrebbe essere addirittura quella che cerca un po' di mediare o di dire attenta ai passi che fai, però sono carte positive. Io ti sto dando un po' tutte le informazioni che mi vengono a mente, ma sono carte positive. Lo scoiattolo e l'alloro. Andiamo a vedere anche il Botanical Magical, per te che hai scelto la variante dell'onice del Pakistan. Abbiamo il papavero. Allora, la carta dello scoiattolo e l'alloro ci dice che comunque nel nostro futuro c'è una vittoria. Io prima facevo riferimento alla magia, che potrebbe essere anche il percorso che condividi con questa persona, e ti dicevo comunque tu sai nel tuo profondo che per te c'è un rinnovamento, c'è una vittoria. Qualunque sia il percorso che scegli di fare, ti dice questa carta, lo scoiattolo e l'alloro, sappi che comunque a quella vittoria ci arrivi. Perché si torna a parlare di magia, perché sei un ispirato, sei un'ispirata. Il papavero ti dice che comunque hai una grande visione, e questo può portarti alla fine a comprendere che anche quei piccoli scossoni dovuti alla sfiducia, dovuti magari al fatto che per te si affacciano anche altre possibilità, dovuti al fatto che magari qua può esserci una lontananza di visione che sulle prime appare inconciliabile, comunque alla fine tutto fa parte della grande sinfonia che va a nutrire questa situazione. Mi sono dimenticato di dire nella variante precedente e in questa variante, fra le varie possibilità che ha la papessa può essere anche una persona che lavora in medicina o che veste una divisa, però principalmente una persona che comunque scrive. Ora, detto questo, qua le carte comunque ti vanno a confermare, se non addirittura a sintetizzare tutto questo percorso. La sfida sembra ardua, ma tu hai la grande visione ispirata che ti porta a vincere, e comunque qui il tuo trionfo su una situazione che ti compiace ma al tempo stesso forse ti spaventa o ti mette delle preoccupazioni, anche se fosse una cosa che procede da un po' di tempo e che è altalenante, il tuo trionfo è certo. Bellissimo messaggio, 3 varianti, tutte e 3 positive, tutte e 3, forse questa è quella precedente un po' meno, però in generale tutte e 3 orientate a mandare a quel paese il ritornone mefistofelico. Cosa sai come la penso sui ritorni?
Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ti auguro ovviamente buon San Valentino e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva e un altro tipo di contenuto. Passo ai saluti finali. 3 varianti che ci hanno raccontato come evolverà la tua situazione sentimentale dopo questo San Valentino. Insomma, quali novità, quali possibilità. San Valentino è una festa che negli ultimi anni è un po' bistrattata, si dice che non c'è bisogno di una festività apposita per dimostrare amore alle persone a cui vogliamo bene. Beh, questo è molto vero, però è anche vero che un'occasione in più per ribadirlo non fa mai male. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ci vediamo domani per le energie della settimana. Ciao! Questo è il video domenicale, come sai, più lungo, in 3 varianti. Oggi, fanculo, di a chiedere intorno all'amore e poi vaffanculo, a modino. Già San Valentino è una festa che cazzo. Però magari in un mondo sempre di corsa come questo, che ci sia un momento che ci dica fermati, dai anche sto cazzo, stai tirando lunga 1 chilometro, rifalla da capo. A cui apre San Valentino, quale sarà l'evoluzione della tua situazione sentimentale. Una festa San Valentino che negli ultimi anni è... Insomma, come evolverà la tua situazione emotiva dopo questo San Valentino? Vaffanculo. Bisogno di una festa apposita per mostrare amore alle persone a cui vogliamo bene.